Questo non è un Oreo, ma una PlayStation 5 completamente skinnata grazie alla linea Dark Plates di dbrand. In questo video vi mostrerò l'unboxing e installazione del prodotto e vi darò le mie impressioni sulla qualità relativa al costo. Inoltre vi mostrerò le condizioni interne della mia PlayStation 5 dopo quasi 6 mesi di utilizzo, senza che sia mai stata aperta, e la difficoltà nel rimuovere i pannelli laterali. Iniziamo! Da qualche mese dbrand offre una linea di prodotti per la PlayStation 5 chiamata Dark Plates. Si tratta di pannelli laterali per la console, al momento disponibili solo in versione nera, e di sticker in vinile per la parte centrale, che ritengo il prodotto più utile, perché la plastica nera e lucida della PlayStation 5 è purtroppo troppo delicata e si graffia con estrema facilità. Il prodotto completo, quindi pannelli più sticker in vinile, ha un costo non indifferente. Si tratta di circa $60 più spese di spedizione. La spedizione verso l'Italia costa all'incirca $9 e questo è quello che ho speso io per ricevere il prodotto. È comunque possibile risparmiare una decina di dollari non acquistando lo sticker. Vediamo se la qualità giustifica il prezzo, iniziando dall'unboxing. Nella confezione ho ricevuto lo sticker in vinile, bianco come da me scelto, perfettamente sigillato in un contenitore di plastica col brand del prodotto e di ottima qualità. 2 pezzette per pulire la console marchiate di brand e il box dei pannelli, e già da qui si capisce che ogni aspetto del prodotto è perfettamente curato sin dall'inizio. Il box è serigrafato con il logo del prodotto e dalla rigidità e consistenza sembra più un contenitore di prodotti elettronici molto costosi, come ad esempio una scheda video. Il box rimane chiuso tramite magneti e internamente è imbottito con della gomma a piuma. Ogni pannello è separato e protetto dal suo strato di gomma a piuma. Vediamo il primo pannello. E devo dire che la prima impressione è ottima e la qualità è assolutamente perfetta, come i pannelli originali. Non ci sono linee di saldature o imperfezioni delle plastiche, il pannello è solido e rigido. Vediamo il secondo, anch'esso con il suo strato di gomma a piuma. L'impressione è la stessa del primo pannello, perfetto e di ottima qualità e consistenza. Vediamo la PlayStation 5 originale prima di smontarla. Ho la console da metà dicembre 2020, quindi da quasi 6 mesi. Di uso direi nella norma. Fino ad ora non l'ho mai aperta, ma la pulisco spesso passando l'aspirapolvere con una spazzola a setole morbide che uso per i dispositivi elettronici. E come si può vedere, la plastica nera si è riempita di micrograffi e trovo che questa delicatezza sia uno degli aspetti più scadenti della PlayStation 5. Andiamo quindi a smontare la console e iniziamo rimuovendo la base. Quando svitate e rimuovete la base, prestate la massima attenzione a non perdere la vite, esattamente come faccio io nel video. Per rimuovere i pannelli, tutte le guide dicono di spingere dal basso mentre si fa scivolare il pannello dal lato alto, ma facendo così si rischia di graffiare l'interno della console, come è successo a me. In realtà il pannello va sì spinto verso il basso, ma sollevandolo nello stesso tempo, come se lo si stesse strappando. Il secondo pannello invece si stacca molto più facilmente. Vedendo l'interno dei pannelli, devo dire che sono rimasto sorpreso dagli aloni di polvere presenti su di essi. Si nota proprio la forma della ventola e dei vari fori da cui fuoriesce l'aria dalla console.
La console in sé internamente non è molto polverosa, è presente qualche alone di polvere sul corpo, ma in realtà la ventola sembra abbastanza pulita. Si nota anche il graffio che ho fatto durante la rimozione del pannello. Direi che comunque questa è un'ottima occasione per pulire internamente la console. E adesso montiamo i nuovi pannelli. Nonostante tutte le guide, montare il primo pannello mi ha richiesto più tentativi del previsto, perché per incastrare il pannello si deve fare una certa pressione in un punto specifico, ma la prima volta è difficile regolarsi e capire se si sta facendo pressione nel punto giusto o se si rischia di rompere la console. Capito il trucco, il secondo pannello è stato molto più semplice. È un po' come succedeva per la PlayStation 4 Slim o Pro. Dopo un paio di volte la si apriva ad occhi chiusi, ma ci vuole un po' di pratica. Ed ecco la PlayStation 5 totalmente nera. Faccio una carrellata per chi la volesse tenere così senza applicare uno sticker. Non so per quale motivo, ma il cellulare si è rifiutato di salvare i video in cui applicavo lo sticker. dbrand ha un'ottima guida che illustra come si deve applicare, ma devo dire che è stata la parte più facile del processo. Una volta allineati i pulsanti, come nel video, lo sticker è abbastanza rigido, per cui proseguire allineati al resto della console è molto molto semplice. Ed ecco il risultato finale. Lo sticker ovviamente non copre la parte posteriore della console, che è da dove esce l'aria. Devo dire che personalmente così la trovo molto bella. Sia i pannelli che lo sticker sono perfetti e misurati alla perfezione, e non ho più paura che si graffi la console. Direi che il prodotto decisamente vale i soldi che costa. Un altro pregio del prodotto è che il box in cui arriva può essere usato per riporre in modo sicuro i pannelli originali, in modo da non rischiare di rovinarli. Facciamo quindi un unboxing al contrario. Infine, accendiamo la console e farò una prova di passaggio dei dischi per verificare che i nuovi pannelli non causino problemi. Dopo aver fatto qualche prova, confermo che i dischi passano alla perfezione, esattamente come succede con i pannelli originali.
Se siete giunti fino qui, grazie, e se il video vi è piaciuto ricordatevi di lasciarmi un like e magari di iscrivervi al canale. Ciao e alla prossima!